Buongiorno a tutti! Stamattina ci siamo svegliati qua, in un parcheggio direi non eccezionale. Siamo ad Adrano, ai piedi dell'Etna, infatti di fronte a noi, proprio qui, abbiamo l'Etna, ora ve lo faccio vedere. Notte tranquilla, eravamo soli, qualche macchina che passava ogni tanto, siamo di fianco allo stadio, niente di che. Diciamo che ci siamo fermati perché eravamo stanchi di viaggiare. Eccoci qua, ripartiti, lasciate questa amena località, o meglio, ameno parcheggio. Dove ieri sera non funzionava il riscaldamento, non mi funzionava il telefono ed ero già invetrato, insomma. Stamattina non so come mai funziona tutto, telefono e riscaldamento. Boh, la tecnologia, cosa devo dirvi? La tecnologia è dispettosa. Il posto non sarebbe neanche male, in mezzo a tutte queste colate lavi che ormai sono edificate, è che c'è tantissima spazzatura. Purtroppo una delle cose brutte di queste zone è che c'è troppa spazzatura in giro. Peccato perché la Sicilia è stupenda, i siciliani sono delle persone deliziose, ma non si riesce a capire come mai c'è spazzatura ovunque, plastica, vetro. Ora andiamo a vedere una zona che è definita poco turistica, perché non è ben segnalata né dalle guide né d'altro, ma noi come al solito raggiungiamo queste zone sperdute, isolate. Vediamo com'è. Stiamo attraversando questa zona molto coltivata, piena di agrumeti principalmente, agrumeti e tanti olivi. Vanno un po' a zone, la zona prima di Bronte erano tutte appunto piante di pistacchi, visto che Bronte è famosissima per il pistacchio verde. Qui invece siamo più sull'agrumeto, infatti si vedono principalmente mandarini ma anche qualche arancia su delle piante ancora verdi perché è presto. Etna. Un'altra sosta per vedere La panchina gigante di Centuripe, un'altra panchina. Che palle. Ormai ci siamo fissati con queste panchine giganti. Questo dei calanchi di Cannizzola, che tra poco raggiungiamo, è chiamato il deserto di Sicilia, proprio perché è una zona quasi depressionaria ai piedi dell'Etna, infatti l'abbiamo proprio di fronte, dove qui è verde, però c'è una zona molto arida poi arrivati ai calanchi. Fichi d'India. Oh, è scoppiato qualcosa. Sarà un'eruzione? Oh. Eccola la panchina, là. E qui abbiamo una vista a 360 gradi. Da una parte l'Etna, di fronte i calanchi di Cannizzola. Bellissima, posto splendido. Purtroppo i calanchi, come ho letto, sono poco valorizzati, infatti non è possibile effettuare percorsi in macchina perché non ci sono strade, ma semplicemente sentieri da percorrere a piedi. La Betty con sullo sfondo dell'Etna. Eccola qua. Eccoci. Un'altra panchina. Dopo quella di piano battaglia sulle Madonie, passiamo a questa. La panchina. Fronte Etna e fronte Calanchi
Cannizzola. Questa si chiama la panchina di Centuripe. Carletto è giù là e noi adesso lo raggiungiamo. Mi sono anche spogliata perché si moriva di caldo. E comunque con questo Etna sullo sfondo e i calanchi dall'altra è un posto splendido, dove fanno anche delle attività, delle escursioni con i quad sui calanchi, perché purtroppo non sono stati sfruttati a sufficienza per quello che dovrebbero. Infatti non sono previsti percorsi all'interno dei calanchi, se non tramite quad o passeggiate a piedi in sentieri non ben definiti. Una ficca tra i fichi. Guarda che belli maturi. Ne vuoi mangiare uno? No, che prenderli ti trampani la mano. Bella cioè tua maglietta. ci penso neppure. Così poi te la rimetti e ti spingo. Qui c'è una bellissima coltivazione di fichi d'India, sono tutti filari di fichi e ormai quasi maturi. Mauro si diletta nelle foto nel frattempo. C'è proprio una differenza abissale tra l'area sotto le pendici dell'Etna, molto verde, molto coltivata, piena di campi, e la zona dei Calanchi che è davvero completamente deserta, ricca di terra arida, probabilmente arenaria, aridissima, senza nessuna pianta se no piccoli arbusti bassissimi e qualche pianta sulla cima di queste montagne che si vede che è stata piantata dall'uomo di recente, perché è ancora molto bassa, verde ma molto bassa. Proprio un posto splendido, meraviglioso. E Carletto è qui che ci aspetta per riprendere la navigazione, o meglio il tragitto, e andare a vedere i Calanchi di Cannizzola più da vicino. Adesso un po' d'acqua perché si muore di caldo. Temperatura qui in questa zona desertica, un caldo tremendo. Divieto di transito, ma come dice Mauro È un consiglio. è un consiglio. Questo ci hanno riferito dei siciliani tempo fa. Qua in Sicilia è un consiglio. Stiamo attraversando il deserto con i Calanchi di Cannizzola, quelli che noi abbiamo definito, io e la Betty, le Bardenas siciliane, perché sono veramente molto simili alle Bardenas Reales in Aragona. Aragona, vero? In Aragona, che abbiamo fatto a febbraio di quest'anno, molto belle. Una piccola particolarità che purtroppo non ripeto, l'abbiamo già detto, non me ne vogliano gli amici siciliani a cui vogliamo molto bene e che sono persone gradevolissime, c'è tantissima spazzatura. Le Calanche, la zona desertica, è stata utilizzata spesso per gettare immondizia di grosso calibro, lavatrici, frigoriferi, auto non utilizzate, eccetera. Ed è un peccato perché turisticamente potrebbe essere sfruttata benissimo, un po' come hanno fatto gli aragonesi con le Bardenas, che è un circuito turistico super attrezzato, molto bello, molto selvaggio, che è mantenuto però
proprio aspetto selvaggio, pur essendo turisticamente organizzato. Quindi è un peccato. Questo posto è splendido, è bellissimo, è veramente un posto bellissimo alle falde dell'Etna. Che complicazione scaricare e caricare le acque grigie, le acque bianche, le acque nere. Si è riuscito al momento solo a scaricare acque grigie e caricare acque chiare, non potabile, ma la useremo solo per la doccia. È complicato tutto in questa Sicilia purtroppo, per i camperisti o si va nel campeggio oppure la situazione è abbastanza difficile. Ora proseguiamo, stiamo attraversando Bel Passo. Cominciamo a salire, la strada inizia a farsi ripida e effettivamente siamo sui 750 metri adesso e dobbiamo arrivare alla base di partenza della funivia del rifugio che è 1900 metri, quindi abbiamo ancora 1200 metri di dislivello da fare, sono ancora parecchi. Eccoci arrivati alla base di partenza della funivia dell'Etna. Siamo a 1950 metri. Carletto l'abbiamo parcheggiato qui insieme ad altri camper. Ora andiamo a farci due passi perché l'escursione alla vetta o nelle prossimità della vetta dell'Etna ce la faremo domani. Poi domani vi spieghiamo tutto, quale pacchetto abbiamo scelto perché ci sono varie possibilità. Mauro come al solito chiacchiera, ha incontrato due turisti portoghesi. Vogliamo fare due passi ma questo non molla, continua a chiacchierare, gli sta facendo vedere i nostri video girati in Portogallo. Vabbè, aspettiamolo. Da una parte abbiamo la cima dell'Etna, qui dietro di me, e dall'altra tutta la valle sottostante e Catania, che proprio là si vede il porto e dal porto lo si riconosce, c'è una diga molto ampia. Qui, dal rifugio Sapienza, parte una telecabina da 1900 metri, porta fino a 2500 metri. Ci sono due possibilità, si prende solo la telecabina e ci si ferma lì, oppure c'è la possibilità di prendere successivamente dall'arrivo in alto della telecabina tra dei pulmini fuori strada 4x4 che portano fino a quasi a 3000 metri. Da lì è possibile fare un'escursione a piedi di un'oretta. Con una guida turistica
Adesso vi diciamo quanto costano le 2 escursioni. Quindi la prima, solo funivia, costa 50 euro a persona. La seconda, funivia, bus 4x4 più guida alpina che ti accompagna per circa un'oretta di cammino, costa 78 euro a persona. Queste sono le cifre ufficiali che tutte le varie società che effettuano questo tipo di escursioni praticano, quindi il prezzo è fisso per tutti. Tantuccio, direi, tantuccio. Abbastanza. Però, pur essendo noi genovese e io, e quindi attento al soldo, e comunque anche la bergamasca ci sta attenta, una volta che siamo qua abbiamo detto siamo arrivati fino a quassù, la funivia sicuramente la prendiamo. Se dobbiamo spendere 50 euro per la funivia, che è il costo di un giornaliero sugli sci, Meno ormai. se dobbiamo spendere 50 euro per la funivia, a sto punto spendiamone 28 di più e facciamocela fino in fondo. Quindi ci abbiamo lasciato una bella cifra, 156 euro in 2, che non è poco. Domani verrete con noi, quindi visto che l'escursione l'abbiamo pagata noi, ma ve la potete godere anche voi venendo con noi. Ecco qua, a gratis. Domani vi faremo vedere tutto quello che faremo. Ora andiamo a berci un teino caldo perché la temperatura si sta raffreddando da un poco e quindi ci aggiorniamo più tardi. A domani. Guarda che rosso il cielo, le nuvole rossissime. Maure? Veronique è qui, parcheggiato. Adesso guardiamo il tramonto e entriamo presto perché inizia a far freddo. Comincia a fare freddo. Siamo sull'Etna, rifugio Sapienza. Comunque siamo a 1900 metri, fa freddo. E noi cosa ci facciamo? La polentina. Vabbè, ti ho messo sulla polenta. Quindi stasera, belli coperti, proviamo il nuovo riscaldamento, se funziona. E intanto ci gustiamo la polenta. Ci siamo anche procurati un cardanera, Carignano, Isola dei Nuraghi, cantina Argiolas.